Ciao, bentornato, bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei vedere insieme a te come progettare una camera da letto perfetta affinché sia una stanza davvero super invitante, rilassante e bella. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! La camera da letto è la stanza più intima e personale e spesso è quella che curiamo meno perché tanto la vedo solo io. In realtà dovrebbe essere quella in cui prestiamo più attenzione perché è quella in cui quando andiamo a dormire abbandoniamo tutte le nostre difese, quindi è quella che ci deve far stare meglio di tutte. Vediamo quindi alcuni suggerimenti per rendere la camera da letto perfetta per te. Usa colori rilassanti e accoglienti, colori che possono farti sentire bene. I colori consigliati per la camera da letto sono le tonalità di verde, di beige e di azzurri, ma in realtà andrà bene qualunque colore che tu senta davvero tuo. La sola accortezza sarà di non usare colori troppo vividi, se non come accento, ma cercare di renderlo il più neutro possibile con l'aggiunta di bianco se vuoi colori chiari o di nero o grigio se vuoi colori più scuri. Fare questo ti permetterà di avere il tuo colore preferito rendendolo più soft. Come hai notato, ho parlato non solo di colori chiari, ma anche scuri. Questo perché i colori scuri rendono la stanza più intima, quindi potrebbe davvero essere una buona idea per la camera da letto. Nella maggior parte dei casi la parete letto è il punto focale della stanza, quindi rendila speciale per te. Potrebbe essere un semplicissimo quadro che però ha un significato particolare o ti emoziona. Potrebbe essere una galleria di foto oppure l'esposizione di oggetti particolari. Non c'è una regola. L'importante è che ti attiri e ti entusiasmi. Qui trovi alcune idee su come decorare la parete letto e ti lascio il link anche in descrizione. Con giusto letto non intendo tanto la parte estetica, che certamente ha il suo peso, quanto rete e materasso, affinché tu possa avere un buon sonno. Questi sono due elementi, soprattutto il materasso, su cui davvero non si può andare a risparmio. È assolutamente essenziale prendere dei prodotti giusti che ti permettano di riposare al meglio, perché solo così sarai fresco e rilassato per affrontare il giorno che viene. La struttura è un di più, che sicuramente sarà importante a livello estetico, ma non funzionale. Potresti anche decidere di avere solo una testata particolare, magari anche solo disegnata. Per quanto piccola sia la camera da letto, è davvero importante avere qualcosa che funga da piano di appoggio vicino al letto. Questo serve per poter appoggiare il necessario, una sveglia, un libro o anche il telefono, anche se quello sarebbe meglio non averlo vicino di notte. Se non ami i classici comodini, puoi usare una sedia oppure mettere una semplicissima mensola, ma è davvero obbligatorio avere qualcosa.
Sarà importante fare anche attenzione all'altezza di questo piano di appoggio per una facile fruizione che dovrebbe essere circa l'altezza del materasso. Quando questo non fosse possibile, meglio un pochino più alto, ma al massimo di 10 cm. Nel scegliere i comodini, non sentirti costretto o costretta a comprarli uguali, magari coordinati con letto e armadio. Questa scelta è spesso fatta perché si pensa che la simmetria sia visivamente più bella in camera da letto. Ebbene no, non è obbligatorio, al contrario, una asimmetria, se ben bilanciata, potrebbe rendere tutto molto più interessante. Inoltre, se siete in due, è molto probabile che abbiate gusti diversi e soprattutto esigenze diverse, per cui un tipo di comodino può andare bene all'uno, ma non all'altro. Quindi non preoccuparti se ci fossero due comodini diversi per forma. L'importante sarà che possano avere magari un punto in comune, come potrebbe essere il colore oppure il materiale. Se poi i due comodini fossero anche molto diversi come pesi visivi, potrai bilanciarli con le lampade, con dei quadri o, perché no, una pianta. Se avere più punti luce è sempre molto importante, in camera da letto è essenziale avere la luce vicino al letto. Può essere una lampada da tavolo da appoggiare al comodino, può essere una luce a muro o ancora, e se ne vedono sempre di più, delle luci pendenti. Per queste ultime ovviamente vanno fatti dei lavori di ristrutturazione, ma hanno un effetto scenografico davvero incredibile. Le lampade a muro potrebbero essere più funzionali laddove il piano di appoggio dei comodini fosse veramente risicato per evitare di rubare spazio utile peraltro. Un'altra cosa molto importante nel progettare la camera da letto perfetta è la temperatura colore delle lampadine. In camera da letto è preferibile usare luci calde perché ricordano al nostro cervello il colore del tramonto e questo ci mette in condizione di rilassarci e poi dormire meglio. Forse sembrerà sciocco perché sicuramente avrai un armadio, ma è davvero importante che la camera da letto sia davvero ordinata. Questo perché il disordine crea un fastidio inconscio che può anche disturbare il sonno. Quindi pensa ad avere più elementi contenitivi. Oltre all'eventuale cassettiera, può essere il letto con cassone o cassetti, ma possono anche essere delle scatole da mettere sotto il letto. Potrebbe essere una panca da mettere ai piedi del letto o anche un semplice puff. Il letto dovrebbe servire solo per dormire. Ecco che quindi per rendere funzionale la camera è importante aggiungere una seduta in più. Questa può essere utile per sedersi quando si devono mettere le calze o le scarpe, oppure per appoggiare un vestito senza appunto toccare il letto. Come visto nel punto precedente, inoltre, la seduta potrebbe essere contenitore, diventando così anche un elemento multifunzionale. Non solo, apporta forme e trame e questo dà un po' di ritmo e movimento alla camera da letto. Il tappeto, come sempre, è un elemento controverso. Se ci si pensa per il soggiorno è molto più difficile che questo accada per la camera da letto. E non parlo dei scendiletto che, ammettiamolo, sono un po' tristi. Parlo di un bel tappeto grande che accolga il letto, magari i comodini e l'eventuale panca ai piedi del letto. Questo creerà una zona letto ancora più intima, ma soprattutto sarà funzionale per evitare di appoggiare i piedi sul pavimento freddo.
e di nuovo apporterà trame e colori rendendo la camera più accogliente. La camera da letto 99 su 100 è il posto dove ti vesti e ti prepari per la giornata, è quindi molto importante avere uno specchio per poter controllare di essere in ordine. Personalmente amo molto lo specchio appoggiato a terra, ma l'importante è che sia uno specchio lungo nel quale puoi vederti interamente. Lo specchio inoltre raddoppia la luce dando maggior respiro alla stanza. Al pari di materasso e rete è importante sentirsi ben accolti anche dalle lenzuola. Come per i colori in generale della stanza mi permetto di sconsigliare colori o fantasie troppo forti perché eccitano e non aiutano il sonno. Sarà anche importante scegliere delle lenzuole di qualità che ti facciano sentire un po' abbracciato e coccolato. Scegli quindi un cotone di buona qualità o il lino. Naturalmente esistono anche raso e seta e per questi ultimi permettimi una piccolissima digressione. Sono ottimi per skin e hair care. Una federa di raso o seta lasciano la pelle del viso più luminosa e lo stesso per i capelli, evitando drasticamente i nodi e per noi ricci per esempio è un toccasana. Chiusa questa piccola parentesi estetica, avere delle lenzuola morbide e avvolgenti sicuramente aiuteranno a dormire meglio. Non accontentarti di mettere sul tuo letto un semplice per quanto bello copriletto, sembrerebbe un po' incompleto. Aggiungi qualche cuscino decorativo e qualche coperta in fondo al letto. Potresti pensare che sia una scocciatura togliere tutto la sera e rimettere tutto la mattina, ma questo tempo sarà ampiamente ripagato. Coperte e cuscini daranno quel tocco in più al tuo letto e all'intera camera da letto, soprattutto se sceglierai materiali, trame e colori diversi creando un po' di contrasto. Questo darà un po' di movimento e carattere, ma soprattutto renderà la tua camera da letto ancora più invitante ed accogliente. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato. Ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato con me. A presto!